Benvenuti nel video dedicato all'applicazione del polsino sul fondo di una manica quando è presente il fessino. Questo modello è stato creato con il cartamodello TTCAD. Io utilizzo per tutti i miei video tutorial sulla confezione i cartamodelli creati con il programma TTCAD. Questa è una manica corta, ho già applicato il fessino. Nella descrizione di questo video c'è il link come applicare il fessino. Prima però di applicare il polsino sul fondo della manica vado a crearmi le pieghe. Quando ho realizzato il mio cartamodello, sul fondo del mio cartamodello ho inserito, nella circonferenza del fondo della mia manica, ho inserito due pieghe con misura di 3 cm l'una, perciò io ho 6 cm in più sul fondo da utilizzare per creare le mie pieghe. Io utilizzo la penna. Questa parte qui della manica, dove c'è il fessino, è la parte dietro, dove va applicata sull'incavo del corpetto del dietro, mentre questa parte andrà applicata sull'incavo del corpetto del davanti. Le pieghe vado a posizionarle partendo dal fessino verso destra, quindi verso il davanti. Voi segnatele con il gesso, io la segno con la penna così si vede meglio. Dal fessino misuro 2 cm e mi faccio un segnetto. Dai 2 cm misuro 3 cm, che è la larghezza di una piega. Dai 3 cm riporto altri 2 cm. Questa è la distanza tra le due pieghe. Questi 2 cm qui, per una piega che voglio fare di 3 cm, non deve essere inferiore ai 2. Al massimo potete fare 1,5 cm, perché altrimenti sotto il tessuto va a sormontarsi e vi trovate 5 strati di tessuto. Quindi mi raccomando, ma almeno io consiglio 2 cm. Dai 2 ai 3 cm va benissimo. E poi riporto gli altri 3 cm della piega. Quindi ho 2 cm, 3 cm della piega, 2 cm per lo spazio tra una piega e l'altra e altri 3 cm. Tengo la manica in questo modo, con gli spilli. La seconda righetta che ho fatto con la penna, pizzico la stoffa in questo modo e vado ad accostare la piega che ho creato sul primo segno che ho realizzato con la penna, quindi così, e blocco con lo spillo. Prendo l'ultimo segno che ho fatto con la penna, di nuovo pizzico in modo da formare una pieghetta e vado ad accostarla sul segno della penna, così. In questo modo ho creato le mie due pieghe. Le pieghe le blocco con un'imbastitura per tenerle ferme. Bloccate le pieghe con l'imbastitura, prendo la mia manica, questo è il dritto del tessuto, la piego e vado ad unire il sottomanica. Qui unisco margine con margine, metto degli spilli, misuro il margine che mi viene indicato dal cartamodello, lo misuro e lo riporto con il gesso e il metro sulla stoffa, faccio tutte lineette, tutti i segnetti, imbastisco sulla linea del gesso, vado a cucire a macchina e rifinisco i margini. I margini, se sono sottili, con un tessuto sottile, li posso andare a rifinire con zigzag o taglia e cuci con i margini uniti. Cucita e rifinita la manica sul dritto, si presenta in questo modo. Prendo il polsino, nella
maggior parte dei casi costruisco il polsino mettendo anche un sormonto. Questi 2 centimetri sono 2 centimetri in più rispetto alla circonferenza, perché decido nel momento che vado a confezionare se li voglio lasciare, quindi voglio lasciare dei centimetri che mi sporgono rispetto alla circonferenza del polso o del fondo della manica, oppure li vado a togliere. Questo è il dritto del tessuto, questo è il rovescio del tessuto. Io ho già applicato la teletta termoadesiva. Io preferisco applicare la teletta termoadesiva su tutta la superficie del mio polsino. Preferisco utilizzare una teletta di una consistenza media o leggera, ma applicarla su tutta quanta e non su metà. Però voi fate come preferite, come andate meglio, come siete abituate. Un lato lungo del mio polsino vado a riportare i margini di cucitura che mi vengono indicati dal cartamodello sul tessuto con il metro ed il gesso. E li vado a riportare sul dritto del tessuto. Poi utilizzo questi segni che ho fatto per piegare verso il rovescio il tessuto, in questo modo, e lo blocco con un'imbastitura. Quando ho imbastito, stiro anche questo margine piegato. Sul rovescio del tessuto, qui, riporto la stessa misura sul rovescio. Questo segno poi mi aiuterà ad unirlo al mio fondomanica. Io ho solo stirato il margine verso il rovescio, però vi consiglio di imbastirlo, soprattutto se siete alle prime armi. Prendo il mio fondo della manica, qui dove ho la parte che sporge di più il mio fessino, la parte diciamo sopra che rimane sopra, accosto il mio polsino e lo faccio sporgere di questi margini che avevo che trovo sul mio cartamodello. Quindi questo, in questo caso io ho messo 1 centimetro, lo segno e faccio sporgere questo centimetro dalla piega del fessino e accosto margine con margine, così, in questo modo. Ho il centimetro che sporge, blocco subito con gli spilli. Se il lavoro è fatto con la massima precisione, questi centimetri in più, quindi del margine e del sormonto, li segno perché dovrebbero corrispondere esattamente alla fine dall'altra parte della mia manica. Quindi accosto in questo modo e sempre margine con margine. Avendo comunque questi centimetri in più, ci si può sempre un attimino spostare e giocare sul fondo della manica se non siete riuscite a tenere le misure proprio precise al millimetro. Vado tutto attorno e blocco con gli spilli, facendo attenzione che i margini rimangano allineati. Qui dove ci sono le pieghe fate attenzione che rimangano ben distribuite. Una volta bloccato con gli spilli, imbastisco sulla linea del gesso ed eseguo una cucitura a macchina, solo cucitura a macchina. Polsino cucito, ho utilizzato il filo arancione così si vede un po' di più e poi ho anche stirato. È molto importante stirare, lo so che è una cosa non piacevolissima, però vi aiuta tantissimo. Ho stirato i margini rivolti verso il polsino, quindi verso il basso, sul dritto del tessuto, in questo modo. Così, dove è stata appena fatta la cucitura, rimane piatto. Passaggio successivo, vado a rifinire i 2 lati corti del mio polsino, in questo modo. Piego il polsino dritto contro dritto, così.
questa parte dove ho la parte diciamo sopra superiore, dove ho il fessino quello più largo e dove ho meno centimetri, che ho solo il centimetro di margine, accosto in questo modo. Questa è la parte che avevo già piegato e che vi ho consigliato di imbastire. Questo margine del polsino che ho stirato verso il basso, questa parte la porto verso l'alto invece, così la apro in questo modo, la tengo e vado ad accostare la piega del polsino esattamente qui dove ho appena fatto la cucitura tra il polsino e la manica. Deve proprio rimanere accostato e i margini da questo lato dove ho il lato corto devono essere allineati, margine contro margine, in questo modo. Blocco con degli spilli. Questo centimetro di margine lo riporto tutto lungo il polsino. Qui utilizzo la partenza del mio fessino. Basta anche segnare solo sull'estremità, sul fondo e unire. Qui fate attenzione che la cucitura a macchina qui rimanga esterna rispetto al fessino. Non dovete arrivare dove c'è il fessino, ma 1 millimetro verso l'esterno, quindi qui così, altrimenti poi non gira. Potete imbastire e poi cucire a macchina. Cucitura eseguita, che arriva a 1 millimetro qui in alto esterno rispetto al fessino. Vado a ritagliare un pochino l'angolino in fondo in questo modo, così quando giro il polsino c'è meno spessore. Poi faccio la stessa identica cosa sull'altra estremità. Qui però, come vi dicevo in precedenza, ho lasciato su quasi tutti i modelli, sia quelli che faccio per me ma anche quelli che pubblico su TTCAD, con il sormonto. Voi potete decidere, arrivati a questo punto, se lo volete lasciare e quindi fare la cucitura esterna, oppure portarlo via completamente ed eseguire la cucitura a filo del fessino. Io lo lascio semplicemente perché per me è più semplice poi, quando voglio fare una bottonatura, appoggiarci anche i bottoni, perché ho più spazio. E anche è una cosa estetica, mi piace. Quindi voi potete decidere e fare come vi sembra meglio. Anche da questa parte piego dritto contro dritto, lascio il margine, questo che avevo piegato e che vi ho consigliato di imbastire, sempre piegato, mentre l'altro margine, quello attaccato al fondo della manica, lo tengo aperto verso l'alto. Accosto la piega a filo della mia manica in questo modo. L'estremità del polsino dove l'ho piegato, i margini devono rimanere allineati. Blocco con degli spilli. Misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello e lo riporto sul tessuto. Posso unire con una linea. Imbastisco sulla linea del gesso e cucio a macchina. Cucitura eseguita. Anche questo lato, l'angolino, lo taglio un pochino in questo modo. Dopo aver eseguito le cuciture e tagliato gli angolini, giro il polsino, lo porto sul dritto del tessuto, facendo attenzione che gli angolini escano per bene sia da una parte che dall'altra. Prestate attenzione adesso come piego qui in alto per fare in modo che rimanga più pulito il margine della manica e del polsino. Questo lo tengo rivolto verso l'alto. Qui ho il margine dell'altra parte del polsino che è già piegata. Lo piego in questo modo.
porto il margine del polsino e della manica verso l'interno e poi ripiego su se stesso il polsino, così qui in alto rimane pulito. Blocco con uno spillo, dall'altra parte, l'altra estremità, faccio la stessa identica cosa. Ho il margine della manica e del polsino, così lo lascio verso l'alto, e qui ho il margine, quello già ripiegato, e lo piego sopra in questo modo e poi ripiego il polsino, così rimane tutto bello pulito e tutto all'interno. Anche qui vado a mettere gli spilli, prestando attenzione che i margini qui in alto coincidano. Poi porto la manica sul rovescio, perché si va meglio ad accostare il polsino alla cucitura. La piega del polsino la posiziono sulla cucitura, 1 millimetro la vado a nascondere, così mi metto tutti gli spilli, prestando attenzione quando metto gli spilli prendo 1-2 millimetri sulla piega e devono fuoriuscire tutti quanti alla stessa nella stessa posizione. In questo caso vedete che si vede lo spillo che è a filo del polsino e della manica. Quando ho bloccato con tutti gli spilli, vi consiglio di imbastire. L'imbastitura la fate qui a 2-3 mm dalla piega. Controllate che sul dritto anche l'imbastitura risulti parallela alla cucitura, polsino e la manica, e poi vado ad eseguire una cucitura a macchina. La cucitura a macchina la faccio sul dritto del tessuto, perché è più importante che risulti la cucitura parallela sul dritto del tessuto piuttosto che sul rovescio. Se l'imbastitura la vedete parallela sia sul rovescio che sul dritto, avete molte probabilità che la cucitura vi venga bene a macchina, ma se già l'imbastitura la vedete sul dritto che ha una certa distanza e sul rovescio che ne ha tutt'altra, anche quando andrete con la macchina da cucire vedrete quel risultato. Quindi è molto importante l'imbastitura. Cucitura eseguita. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio del tessuto. Ecco qui il nostro polsino applicato. Per terminare, se ho i bottoncini che voglio applicare, devo creare le asole in base al polsino, in base al vostro gusto personale e ai bottoni che volete metterli. I bottoncini, o meglio l'asola, va creata da mezzo centimetro, 7 millimetri dalla piega verso l'interno, e esattamente dove inizia poi l'asola verrà applicato il bottoncino. E questa è la parte sotto con il sormonto. Volendo si possono fare anche delle altre cuciture sul fondo del polsino, tenendo come riferimento la prima. Se ne può fare un'altra parallela. Io tengo di solito come riferimento la cucitura, accosto il margine del piedino sulla cucitura in modo che mi viene una parallela alla distanza del mezzo piedino. Si può fare una cucitura tutto attorno, si va giù sulla parte più stretta del polsino, si prosegue sul fondo e si ritorna su. Ecco qui il mio polsino. Spero di esservi stata d'aiuto al prossimo video. Ciao ciao!